Sto cercando di sabbiare un telaio per un video che vedremo più avanti. Ho deciso di costruirmi una sabbiatrice e sto facendo anche il garage nuovo, tutto bello sistemato, quindi secondo me ci sta. Andiamo subito a vedere un time lapse. Direi che mi devo fermare un po' per finire. È veramente grande e ci sta un telaio della bici perfettamente. Mi sono svegliato da 10 minuti più o meno e ieri sera sono riuscito a trovare delle zampe da mettergli riciclate, una ventola e anche il filtro. Andiamo a vedere cosa farò oggi e attendiamo i guanti da Amazon per finirla. Terzo giorno di lavoro, quasi finito tutto. Vedete qua ho messo intanto il guanto che mi è arrivato da Amazon. È composto dalla prima parte un silicone spesso con dei granuli di metallo ricoperti da silicone. La seconda parte è in silicone spesso, la terza invece è in cotone finta pelle. Dentro invece è tutto composto da cotone. Adesso lo monto, ho già provato a montarlo uno perché ovviamente il venditore su Amazon aveva scritto delle misure a casaccio e vi faccio vedere come lo monterò. Eccolo qua. Ho fatto una specie di controghiera, chiamiamola così, a cui ho prima fissato con dei chiodi con una testa bella larga la base e dopo ho preparato le viti. Qua avevo già preparato la ghiera con i buchi, adesso manca solo fare questo lavoro e poi è quasi finita. Mancherebbe la verniciatura, ma non ho veramente voglia di verniciarla in questo momento, anche perché bisogna finire il bellissimo telaio. Quindi mettiamoci subito all'opera e andiamo avanti. Guanti belli fissi con doppio giro di viti, ci manca solo da mettere una pellicola trasparente sul plexiglass che ho preso per non farlo graffiare subito, perché sennò si rovina subito essendo molto fino. E la spesa totale è stata 95 euro all'Euro Merlin per tutto, ovviamente filtro, ventilatore, guanti, le zampe,
non le ho prese all'Leroy Merlin, ce le avevo a casa, nell'ammasso di cose da buttare, alla fine ho riciclato anche qualcosa, quindi con 120 euro, perché 20 euro mi sono costati i guanti, ho fatto un box per sabbiare enorme, dietro un telaio, ci sta anche sdraiato. L'unico consiglio che potrei darvi è di prendere una pistola sabbiatrice, non con il serbatoio ma con il recupero e il tubicino da sopra, perché questa, se devo lavorare alto, sbatto essendo molto grande. Invece se fosse solo la pistola lavorerei meglio, ma questo non mi importa perché lavorerò alla base. Inoltre, non avendolo fatto a cono sotto, per il recupero facilitato e quindi con una griglia, l'ho fatto piano e prenderò comunque una griglia per rialzarlo e non rovinare questo materiale che alla fine è cartone pressato. Quindi adesso mettiamoci la pellicola e iniziamo subito a sabbiare. Adesso non ci manca che provare a sabbiare. Proviamo subito, accendiamo la luce, la ventola e vediamo come va. Chiudiamo la guarnizione, qua ne dovrei mettere altre due perché così sento che esce un po' di aria. Devo dire la verità, non fa polvere, dentro ne fa pochissima, la visibilità è ottima e è un po' da prendere misure perché i guanti ovviamente sono un po' duri e essendo molto grossi, però devo dire che il sistema di ventilazione garantisce una visibilità ottima così, e sento anche che esce proprio l'aria da qua. Adesso continuiamo a sabbiare il telaio, però questo lavoro lo vedremo in un prossimo video, quindi iscrivetevi al canale per vedere il progetto che sto cercando di finire. Eccoci qua finalmente con il box finito. Ve la spiego un attimino come funziona. Qua ho un bel bastone stile bagagliaio macchine d'epoca, guanti da 60 cm con vetro bello grande. Inoltre qua abbiamo un bel ventilatorino che butta aria. Ho visto che nessuna sabbiatrice in vendita in commercio ce l'ha, ho provato a farlo e devo dire che funziona veramente bene. Inoltre, siccome mi avanzava filtro aria e motore, ho voluto tagliare e provare a vedere come si comportava il filtro qua, e devo dire che si comporta benissimo. Quando ho pulito il filtro per la prima volta dopo pochissimi utilizzi ho trovato tantissima polvere fina e questo mi è piaciuto tantissimo. Siccome ho visto che aveva delle piccole perdite per terra di sabbia, ho sigillato tutto con della colla a caldo che è un po' più forte del silicone, però ho visto che forse bisognerà mettere il silicone perché la colla a caldo tende a non aderire benissimo come potrebbe fare un silicone. Qua sopra abbiamo un tubo trasparente che protegge il LED che c'è all'interno. Abbiamo la solita cannettina, quella schifosa economica. Sempre la sicurezza prima di tutto, però ricordiamo che la sicurezza non è un limite. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Se vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale. E se avete domande scrivetele nei commenti, risponderò il prima possibile. Se siete arrivati fin qua vi ringrazio tantissimo, vi invito ad iscrivervi al canale per vedere altri video di fai da te, bici, droni, un po' di tutto.